Tra tutte le persone che conosciamo, quasi tutti hanno qualcuno che è stato toccato in famiglia dal cancro. Sono 8 milioni di morti all'anno, di questi 7 milioni sono morti premature. Più di qualsiasi guerra, è il problema più mortale e costoso per l'umanità. Come si sta affrontando, come si è affrontato? Adesso si sta parlando di big data, si sta parlando di medicina personalizzata, di fare la sequenza del DNA, del geni, però c'è un'altra cosa che noi conosciamo da più di 70 anni. La diagnosi precoce avrebbe già potuto salvare il 50% di questi decessi, di questi morti premature. Per la diagnosi precoce abbiamo bisogno di trovare un segnale della mutazione delle cellule normali in cellule cancerose. L'essenza di questo progetto è proprio quello di trovare l'ago in un pagliaio, creare una trappola, la trappola per un determinato oggetto. L'invenzione che ho fatto è 3D Flow Opera e apre le porte a tantissime applicazioni. Oh? Un saluto a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo e ho fiducia in tutti voi per creare un mondo migliore per tutti. Visto che il mondo si sta spostando verso la comunicazione con immagini, ho avuto quell'intuizione di creare uno strumento che gestisca le immagini, gestisca gli oggetti nelle immagini, trovi degli oggetti particolari, dato un riferimento, dato un'equazione, dato quello che chiamo algoritmo. Quindi l'invenzione è 3D Flow Opera. Opera sta per Object Pattern Real Time Recognition, cioè riconoscimento in tempo reale degli oggetti in immagine che arrivano in tempo reale ad altissima velocità, oltre 20 terabyte al secondo. Questo progetto, dettagliato in 413 pagine, è supportato da 59 offerte di ditte che possono costruire le varie parti di questo progetto, che poi con un team di 12 persone si può assemblare in meno di 2 anni. Il 3D Flow Opera creerà una rivoluzione in molteplici applicazioni, nell'avanzamento della scienza, nel salvare delle vite, contro il terrorismo, per il controllo di qualità dei prodotti industriali, per la ricerca di batteri in biomedicina, cioè sono svariate le applicazioni e copre non solo il campo del identificare un oggetto in mezzo miliardi di oggetti che arrivano, dati che arrivano a una velocità altissima, ma è applicazione sia dei big data, gestione di big data, che riconoscimento di oggetto. Immaginate di avere 50 computer in una stanza e in un'altra località, altra stanza o altra località, altri 50 computer. Tipicamente un computer ha mezzo terabyte, 500 gigabyte. Ebbene, in un secondo pensate di trasferire questi dati e durante il trasferimento, se c'è un oggetto come questi occhiali e voi gli date il riferimento a questi occhiali, estrae l'immagine o, come si dice, trigger su questa immagine, mette in trappola questa immagine e registra tutte le immagini prima e dopo. Quindi questa è l'essenza dell'invenzione che ho fatto. Quello che ci interessa è ridurre la mortalità da cancro, non solo curare. Se arriva la cura, se arriva il farmaco, ben venga, ma dovremo invece andare verso l'obiettivo che ci dà il maggior risultato. L'applicazione che mi sta più a cuore è quello di ridurre la mortalità da cancro con una diagnosi precoce efficace che con meno di 4 minuti riesce ad analizzare tutto il corpo se c'è una mutazione di cellule normali in cellule cancerose veramente all'inizio, quindi sostituisce la mammografia, la colonoscopia, diversi esami, la TAC, in un solo esame che serve anche questa apparecchiatura per la diagnosi, per la prognosi e poi per il monitoraggio del trattamento dopo. La mia proposta è di costruire 3 di queste macchine molto sensibili, 400 volte più efficienti del PET attuali, del Positron Emission Tomography, collocarle in 3 località diverse, possiamo pensare uno negli Stati Uniti, uno in Canada, uno in Italia, e poi
a distanza di 1 anno, 2 anni, 3 anni, verificare con esami su una popolazione campione che questa mortalità scende da 50 su 10.000, va a 45, poi a 40, dimostrare l'efficacia. Recentemente, il 12 di gennaio, quando il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha fatto il discorso di inizio anno, ha incaricato il vicepresidente Joe Biden capo del task force e anche, ha detto, è incarico del mission control di un progetto che hanno chiamato Moonshot. Moonshot vuol dire letteralmente colpire la Luna, o tradotto più conquistare la Luna, quindi l'analogia è conquistare il cancro. E poi ha aggiunto, ed era il seminario che hanno fatto adesso nel World Economic Conference in Davos, a call for action, richiamo all'azione, una chiamata ad agire. È ammirevole l'impegno che si è preso adesso il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, e lui ha detto chiaramente nel suo discorso che lui è solo un catalizzatore, uno che cerca di mettere insieme diversi parti, i filantropi, gli investitori, i ricercatori, gli scienziati come me. Wake up Joe Biden, quello che gli sto chiedendo è creare non solo per il mio, ma trovarci noi scienziati esperti in fisica delle particelle e nella diagnostica medica, e insieme cerchiamo di affrontare e analizzare in dettaglio queste 413 pagine, visto che sono supportate da offerte di ditte con le altre proposte, confrontarle e vedere effettivamente quello che è più meritorio dal punto di vista scientifico, che ci dà il risultato nella riduzione della mortalità da cancro, e non solo continuare a posticipare questo problema che oramai sappiamo che da 70 anni che non ci sono stati grossi risultati nella riduzione della mortalità da cancro. Grazie. Mi raccomando, passate parola, word of mouth.